La mountain bike è uno dei mezzi di trasporto più interessanti per la scoperta del nostro territorio. Permette infatti di muoversi velocemente sui sentieri e sulle strade poderali, di fare attività all'aria aperta e di scoprire e coprire distanze in poco tempo. La mountain bike a pedalata assistita ha ulteriormente allargato queste possibilità. In questa puntata vi portiamo a scoprire luoghi e soprattutto persone che dedicano la loro vita alla valorizzazione delle straordinarie bellezze della Valle d'Aosta. Ciao Paola, siamo qui ai Trouble, la giornata è perfetta, la temperatura è un po' freschina, però direi che è ideale. Partiamo dai Trouble e ci spostiamo verso Saint-Rémy-en-Bosse, il borgo storico, seguiremo una parte di via Francigena, poi ci porteremo verso il colle del Gran San Bernardo e domani torneremo diciamo, lungo una balconata in quota nella Valle del Gran San Bernardo verso la zona di Allen 2 per poi rientrare su Gignot e rientrare qui ai Trouble. Adesso entriamo nel borgo, andiamo a salutare il sindaco e poi partiamo per il nostro giro. Sono contento che siate partiti da qua. I ciclisti che si avvicinano all'e-bike sono sempre di più e quindi è giusto anche incentivare questo tipo di mobilità che riteniamo sia perfetta per questi luoghi. Esperienza tua personale? Allora, non sono un ciclista, non mi sono mai molto avvicinato alle due ruote, però ammetto che adesso che mi hai fatto provare la tua, un po' di curiosità viene, perché il mezzo è interessante, sapere di poter andare in giro sui sentieri anche più ripidi con un aiuto come questo, insomma un po' di voglia me l'ha fatta venire. Sì, anche perché poi magari molti non hanno il tempo di allenarsi, con la bici elettrica possono già fare delle gite, non dico estreme, ma comunque già dei bei giri. Ottimo, buon giro allora. Grazie Marco, grazie. Ciao. Ciao Corrado, ti abbiamo visto lavorare qui, cosa state preparando? Tra un paio di giorni arriverà il Tor des Géants, quindi qui per una settimana avremo corridori che passano da tutte le parti. Domani arriveranno i primi e poi via via fino a sabato, e sabato è un po' il giorno più importante perché partiranno da qui invece la quarta gara, il passaggio Malatra, quindi 550 persone partiranno qui, attraverseranno il paese e arriveranno dopo 6 ore a Courmayeur. Sì, perché quest'anno è il decennale, giusto? Sì, no? quindi diciamo tante gare, 4 gare, tutte passano qui tranne il Tor du Glacier che passa al Colle Gran San Bernardo, quindi ci vedranno dall'alto. Sì, una novità di quest'anno e questa novità dei 550 sì. Malatra, quindi Sì, fanno sì, 30 sì. km. Noi siamo molto contenti come amministrazione ma anche come residenti perché si è riscoperto il Col Malatra, era qualcosa solo nostro, si andava a raccogliere il DNP o si andava a fare passeggiate, però è chiaro è diventato un passaggio un po' epico, addirittura quest'anno le magliette dei volontari hanno il passaggio Malatra, questa finestra tagliata nella roccia, quindi diciamo una bella vetrina per la Valle d'Aosta, per i sentieri, per il movimento pedestre, ma come fate voi anche con le bici. Sì, anche con le bici. Io l'ho visto passare un po' di giorni fa con un gruppetto a fare una bella gita, quindi è bene, dai, promuoviamo una Valle d'Aosta sempre più attiva. Come hai detto tu giustamente, qualche gruppo l'ho portato, non è per tutti perché a livello tecnico ci vuole un certo livello tecnico. Effettivamente quando arrivi a Malatra si apre questa finestra sul Monte Bianco incredibile, affascinante, bello. Rimangono tutti stupefatti. E poi quest'anno abbiamo avuto anche la novità del passaggio di questo tour e-bike da Verbier che ho seguito per la parte valdostana e che grazie anche alla tua collaborazione abbiamo gestito il passaggio di questi super atleti e ti devo dire che confermato anche da loro direttamente, dall'organizzazione, è stato una delle tappe delle 3, tra virgolette, più dove li ha entusiasmati di più. Ci fa piacere, fa piacere anche lì sulle bici, ma la dimostrazione siete voi, dobbiamo anticipare un po' perché da qui a poco avremo bici che vanno ovunque. Ci portano dappertutto, bisogna poi guidarle in un certo modo e comportarsi bene. Grazie Corrado, grazie. Grazie, ciao. Grazie ancora.
Ciao Matteo, grazie per la disponibilità per la ricarica delle batterie, perché il nostro giro ad Anello, che si concluderà al Swiss a Saint-Rémy, ha bisogno ancora un po' di ricarica. È impegnativo. Ricarica per le batterie della bici, ma anche per noi a livello culinario, enogastronomico, grazie. E infatti il tuo punto tappa è strategico, è da un po' di anni che lo gestisci. Sì, noi siamo 5 anni che siamo qua ed effettivamente bici, e adesso sempre di più con queste bici assistite, c'è sempre più gente anche che magari non è sportiva al 100%, però ha riscoperto il piacere di pedalare, di fare dei giri che prima erano impensabili. C'è gente che parcheggia il camper appunto a Etrouble piuttosto che a Saint-Rémy, piuttosto che in piazzole qua sotto, e riesce a fare il colle pedalando, che prima magari non sarebbe riuscito. E noi sì, siamo qua a metà strada, diciamo, tra Saint-Rémy e il colle, ed è un punto, sì, un punto tappa, un punto ristoro per chi passa, sia salendo che scendendo, e sempre di più ci chiedono appunto come voi di poter ricaricare le batterie sia da una parte che dall'altra, e noi siamo abbastanza attrezzati anche per le batterie delle biciclette, insomma. Molto bene. La bici, in questo caso l'e-bike, e la bici in generale diventa uno strumento di connessione turistica sotto tutti i punti di vista. Sì, per riscoprire posti che appunto magari a piedi sono faticosi da raggiungere e in bici sono più accessibili e anche belli. Io ad esempio ho fatto il giro scendendo anch'io l'e-bike della via Francigena, è molto bello. Sì, lo facevo vedere oggi, il sentiero è molto bello, certo. Non è troppo divertente, tecnico, divertente per tutti. L'importante è mantenere il rispetto per i pedoni, quindi un rispetto biker-pedoni, Per e questa tutti, è esatto. una sensibilizzazione su cui stiamo lavorando e vogliamo lavorare. Ciao. Grazie Matteo, alla prossima. Alla prossima. Grazie. Ciao Simona, Ciao. scusaci per ieri sera che siamo arrivati un po' tardi, abbiamo avuto qualche problema tecnico, ma fa parte del gioco della bici. E abbiamo seguito un po' la via Francigena e naturalmente questo sentiero passa naturalmente qui da te all'Hotel Suisse. Sì, sempre di più turismo lento, del cammino lento, quindi che sia la montagna piuttosto che la via Francigena, si sta muovendo sempre di più. Diventiamo tappa nei momenti in cui il colle è chiuso o non è raggiungibile a piedi, quindi in primavera e autunno allora sì, la gente arriva con il pullman o andiamo a prenderla, perché poi i pullman non sempre ci sono, quindi quest'anno molto di più rispetto all'anno scorso, che ho già vissuto qui, il Tour de Combè. Il Tour de Combè, molto meno l'Alta Via. Sì, Decisamente molto meno. Col giro e-bike che stiamo Sì. facendo abbiamo seguito un po' il Tour del Combè, abbiamo fatto una parte di via Francigena e poi ieri abbiamo incontrato appunto anche dei pellegrini, Sì. camminatori, che soprattutto nella parte bassa, che stavano seguendo la via.
Per il discorso bici invece come... Allora, praticamente nulla. Per il momento è un discorso che Sì, deve crescere. allora adesso. ci sono stati i ragazzi l'anno scorso, però e sono gli unici che ho ospitato qui, ho dato la disponibilità di caricare come ieri sera le biciclette e tutto quel che ne consegue, dei ragazzi australiani, quindi assolutamente non della zona, che hanno fatto il Tour de Combin in bicicletta. L'obiettivo è anche un po' questo nostro, di iniziare a creare Certo. un po' un trade union tra struttura come la tua e altre situazioni agricole e non solo, in maniera da poter far crescere questa attività che alla fine, hai confermato anche tu, l'e-bike per fortuna inizia ad avvicinare anche gente che magari ha meno tempo di allenarsi, e piano piano Certo. cerchiamo di promuovere e di far conoscere la nostra realtà. Questo è un po' l'obiettivo. Poi. Non è facile, però No, cerchiamo. per niente, si spera. Adesso andiamo al fresco del prosciuttificio, della stagionatura. E poi vediamo il tempo. Grazie Bene, Simona. grazie a voi. Mille. Grazie. Ciao Alessandro, siamo qui dopo un bel giretto, arriviamo da zona Gran San Bernardo e siamo qui in un posto particolare perché ieri abbiamo degustato lo Jambon de Bost e qua siamo nel luogo dove viene Dove si prodotto produce, e creato. Te e Bruno appunto gestite questa attività da diversi anni e lo Jambon de Bost ha una storia che, se vuoi accennarci, è importante, direi fondamentale per la vallata. Sì, io e Bruno siamo i due fondatori di questa azienda, abbiamo iniziato nel 1999. Questa avventura è stata un'avventura perché questa è un'ex caserma dei carabinieri che era praticamente al crollo, nel senso che era devastata. L'abbiamo sistemata e abbiamo incominciato a produrre lo jambon, prendendo quella che è la tradizione del luogo, nel senso che noi abbiamo preso un po' i segreti dei produttori tramandati, diciamo, sì, dei produttori del luogo che lo facevano storico. e lo fanno ancora in casa, e noi abbiamo preso questa tradizione e l'abbiamo riportata in un'azienda che è artigianale, in effetti non industriale. Per eccellenza, e comunque dietro c'è una preparazione non indifferente, perché poi noi mangiamo il prodotto finale, i prodotti a volte si assomigliano, ma in realtà qui dietro ci sono mesi di preparazione. Certo, sì, dietro uno jambon voi dovete pensare che c'è almeno 30 mesi di lavoro, perché 12 mesi bisogna allevare il suino e bisogna allevarlo in un certo modo, anche perché lo Jambon de Bosch, come tutti i DOP, sono regolati da un disciplinare e il disciplinare bisogna seguirlo alla lettera, quindi 12 mesi di allevamento, poi macellazione, salatura entro le 18 ore dalla macellazione, quindi anche molto stretti i tempi, e poi tutta la lavorazione, 100 giorni di lavorazione nelle celle, quindi salatura, riposo per 100 giorni e poi 15 mesi in stagionatura, quindi in totale 18 mesi di lavorazione allo jambon, 12 mesi di allevamento, sono 30 mesi. 30 mesi. Quello che vedete qui è la struttura di produzione, quella dove è nata l'azienda, dove c'è una stagionatura che dentro ha circa 2500 pezzi. Poi abbiamo altre due stagionature, una vicino al comune e una vicino alle scuole, sempre nel comune di Seremian Bosch, perché non si può uscire perché la DOP è del comune di Seremian Bosch, dove abbiamo attualmente altri 10.000 pezzi. Ecco, voi fate produzione e non solo, perché proponete anche la degustazione. Sì, si sta muovendo molto bene anche lo spaccio. Noi abbiamo un piccolo spaccio, come avete visto qui all'entrata, dove lavoriamo molto bene soprattutto con l'apertura della strada del Colle. Grazie Alessandro per la disponibilità. Grazie, saluta Ettore, Bruno anche a voi, e alla prossima occasione.
change my mind. Water's getting deep now. Water's getting deep now. Follow me around. Yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Baby, let me down. Can you let me down? Please don't let me down. Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Close your eyes for a minute. Close your eyes for a second. I won't change my mind. Water's getting deep now. Water's getting deep now. Follow me around. Yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Baby, let me down. Can you let me down? Please don't let me down. Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Please don't let me down. Daniele, ciao. Ciao. Grazie dell'ospitalità. Avevamo bisogno di ricaricarci noi, più che le bici, le batterie. Poi tu avresti anche la possibilità di farlo. E ultimamente hai visto un po' di biker nella zona? Sì. Inizia un po' a muoversi là? Sì, devo dire di sì, soprattutto quest'estate, a differenza dell'altra estate, quest'estate molto di più. Cioè, qua passano solo chi viene da sotto e passano solo a prendere un caffè, passano solo a prendere qualcosa, non è che si fermano proprio. Però io penso che se Possa iniziare un discorso. in questi ultimi anni si sono avvicinati molto alle bike, perché chi prima non riusciva a fare niente neanche a piedi adesso sta scoprendo queste zone grazie alle bike, per andare proprio a raggiungere certi posti che prima non raggiungevano neanche a piedi certe persone, perché non sono né atleti né gran professionisti delle biciclette, però col discorso delle bike qualcuno arriva già su con la sua bike e prende e va dove non è mai stato prima. Secondo me è una realtà che deve andare avanti di questo passo e può solo migliorare, secondo me, da quello che ho sentito anche da altri colleghi qua in valle. Sì, Grazie Daniele. Merci, grazie a voi. Grazie. Ce la siamo scampata al meteo a Retto. a Retto. Prima impressione Ma, di questa nuova esperienza di bike?
Io è la prima volta che usavo l'e-bike e venendo dalla bici normale devo dire che è stata un'esperienza positiva. Positivo. 90 km in 2 giorni. Sì, E non è Paolo male. invece tu prima volta No, qui a livello io esplorativo? L'avevo già usata qualche volta, ma devo dire che rispetto alla bici normale si riesce a fare molta più strada, diciamo, vedere molti più posti che con la bici normale non avrei mai visto. Allora magari la prossima Alla esperienza, prossima. non con l'e-bike, magari con un altro mezzo, vediamo. Dai, va Grazie, bene. Sicuramente buon rientro. torneremo. Ciao, Grazie. ciao. Ciao. Ci vediamo al prossimo itinerario. Puzzo.